Ciao a tutti da Bruno e Andrea. Allora papà, Sì. il 4 di luglio si sta appropinquando e quindi vorrei sapere qual è un drink che si può offrire per una giornata di festa durante un barbecue, perché generalmente questo è quello che succede il 4 di luglio, stando fuori al sole, tanti amici, party. La settimana scorsa era la sangria. Beppe, forse qualcos'altro? Parliamo di un aperitivo che qui in America è molto in voga. È lo spritz. Yes! Lo Io so, spritz- let me say one thing. Fammi dire una cosa. Qualcuno dei nostri spettatori, io sono sicuro che apprezzerà questa puntata tantissimo. Basta. Ok. Lo spritz, come noi lo conosciamo oggi, è nato negli anni adesso 50, non molto lontano. Però Quindi è recente? lo spritz, come lo conosciamo oggi. Ok. Ma lo spritz, che è un long drink, perché c'è vino, abbiamo i tre amari, più si aggiunge dell'acqua gasata o del seltz. Quindi è un long drink, quindi per il 4 di luglio si può bere tranquillamente anche 2 spritz, che non succede nulla se li allunghiamo con l'acqua. Ecco. Soprattutto se c'hai un altro che guida che non ha. Esatto, è meglio. Allora, lo spritz è un aperitivo, come dicevamo, long drink alcolico a base di vino bianco. Oggi normalmente è il prosecco. Ok. Si corregge questo prosecco vino bianco con un Aperol, Campari o Select. Ah. Spieghiamo queste tre cose. L'origine delle spritz, partiamo dagli inizi dell'Ottocento. Quindi questa volta sappiamo che non è da Pamplona. Non c'entra niente, No, perché tu sai. Pamplona e contadini. No, Non è dei contadini. No, ok. L'origine dello spritz è dovuta alle truppe austriache dell'impero austro-ungarico di stazza nel Lombardo-Veneto. Ok. Perché loro, bevendo i vini del Veneto, che per loro erano troppo alcolici, aggiungevano acqua frizzante. Ok. Quindi ecco, per diminuire la gradazione alcolica che loro percepivano. Ok. Da qui l'origine del nome, che deriva dal tedesco spritzen, che vuol dire spruzzare. Sprutzen. Quindi loro spruzzavano con un po' di acqua questo vino. Così nasce la prima versione dello spritz. Ok. Il vino con acqua gasata. Ecco. Cosa accade? Che questa usanza si diffuse presto tra la popolazione del Friuli Venezia Giulia, Trentino, e rimane ancora tale questo spritz con vino bianco e Acqua gasata. però è stata cambiata con la soda. Con la soda? Poi spieghiamo il perché. A Trieste. Ok. Quindi a Trieste c'è ancora questa usanza di bere il bianco con l'acqua gasata o soda. O la soda. O seltz più che soda. Ecco, il seltz, con lo spruzzo del seltz che al bancone si ha questa macchietta. Successivo, l'evoluzione dello spritz si ebbe con il seltz, perché il sifone, Sì. la bottiglia del sifone, quindi era più gasato e più piacevole in bocca. Ecco perché poi si è fatto lo spritz. Subito dopo la prima guerra mondiale si è avuta l'abitudine di fare l'aperitivo. Tra gli anni 20-30, quindi 1920-1930, tra Venezia e Padova si cominciò a macchiare con il bitter il vino, lo spritz, chiamiamolo spritz, perché dal genere dei fratelli Pilla a Venezia nacque il Select, Ecco qua. che fu il primo correttivo di colore. Attenzione, perché non tutti sanno che il Select, non tutti sanno dell'esistenza del Select, Sì. tanto per iniziare. È un bitter, Quindi chiamo esattamente. bitter. Ma nel mentre a Padova, quindi non siamo molto lontano da Venezia, i fratelli Barbieri creavano l'Aperol. Ok. Quindi siamo comunque intorno agli anni 20-30 Sì, di nuovo. Ok. Come lo conosciamo oggi deriva dagli anni 50. Quindi il boom economico fece il resto, 50, 60, 70. E quindi si diffuse subito negli anni 50 a Padova, Venezia, Trentino e poi subito dopo
Veneto e tutta l'Italia, Ok. quindi tutta la nazionale. Oggi è un aperitivo internazionale a livello mondiale. Cosa voglio dire? Perché abbiamo messo anche il Campari? Perché ci sono delle versioni. Prima versione col Select, e poi la prima versione la faremo qui, che è La prima storica. esatto, la storica, la seconda con l'Aperol, la terza col Campari, perché chi non ama il dolce dell'Aperol lo fa col Campari, quindi si può fare anche col Campari, ma non so il Select, ma sicuramente anche il Campari, ormai l'Aperol fa parte dell'azienda Campari, quindi è una cosa. E quindi sì, diciamo che dal punto di vista marketing è una famiglia sola. Quindi lo Spritz dall'800 a oggi ha avuto delle evoluzioni importanti e valide. Ora, noi facciamo i 3-4 Spritz. Ho due domande per te. Sì. Prima cosa, il fatto che comunque il Campari sia di Milano leva una patina di storicità al fatto che invece era iniziato nel Veneto e l'Aperol e il Select sono comunque veneti. Diciamo che intanto, Senza togliere niente al gusto. diciamo poi vedremo, che a però. quel tempo, quando questo è nato, questi due bitter, perché vengono iniziato dal salsa del bitter con le erbe tutte e due, sono 1, 2, 3 molto diversi. Io direi che c'è un'evoluzione proprio del bitter, Sì. arrivando a mio avviso al principe dei bitter, che è il Campari. Ma per correggere gli aperitivi vanno benissimo, perché con l'Aperol piace tantissimo alle signore. Infatti l'Aperol è più dolce, più dolciastro. Mentre il Select, che è una via di mezzo tra l'Aperol e il Campari, ed è piacevole. Chi invece ama il Campari non c'è niente da fare, lo preferisce col Campari. Quindi diventa un fatto di gusto. Esatto. Il Campari non toglie niente agli altri due. Sì, ok. Assolutamente nulla. E la È mia proprio una seconda- preferenza della persona, va a soggetto, è soggettivo. La mia seconda domanda è invece l'uso dell'arancio. Ecco, l'arancio e il limone Sì. va a piacere. Ora, nel primo spritz noi possiamo mettere anche una fetta di limone. La mia domanda era però, originariamente nello spritz dove c'era solamente il vino e l'acqua frizzante, Si poteva aggiungere mettevano il una limone fetta già al di limone. tempo? Sì, si Cioè, poteva mettere una fetta di ok. limone. Parliamo dell'evoluzione, quindi era subito nell'Ottocento no, Beh. però poi è partita. Oggi a Trieste se tu vai ti metti una fettina di limone nello spritz. Ok, no, io dicevo già, storicamente se c'erano delle No, informazioni. No, non c'era. Ah, ok. Lo spritz si fa con limone o arancio. Ok. Ora, io sono dell'arancio per tutti e tre i bitter, Mhm. perché il piacere dell'arancio si fonde benissimo con i tre gusti dei bitter. Non c'è, a mio avviso non c'è paragone tra il limone e l'arancio. L'arancio è un agrumo per gli aperitivi dolciastro, il limone è molto forte, aspro, quindi va bene col bianco allungato con acqua. Ok. Solo con bianco. Adesso noi prendiamo del prosecco. Sì, Mentre tu prosecco. fai questo, se c'hai prendi un cucchiaio, così Sì. metto il ghiaccio nei bicchieri. Sì. Ecco, Ti noi sei abbiamo. lavato le mani questa settimana? Io? No, Ah, ok. ho fatto tutta l'erba Di destra. nuovo giardinaggio? Noi registriamo sempre dopo i tuoi come si dice? Le tue avventure di pollice verde, giardinaggio e No, perché lui mi sfrutta. io ti sfrutto. Vengo Vabbè, qua- ti ripago bene dopo, eh? Sì, ce ne fossero questi pagamenti. Noi adesso raffreddiamo un pochino i bicchieri perché fa caldo. Normalmente se si ha una bowl grande con ghiaccio si Sì. possono immergere i bicchieri Sì. con il capo in giù. Con il capo in giù. Esatto, e il piede al contrario, in modo che quando tu li sollevi, avere le bottiglie anche dentro una bowl con ghiaccio e acqua, in modo che sono tutti e tre freschi e Ok, vediamo di aprirle nella maniera corretta senza fare troppo. Senza scioccare troppo. quindi diciamo che l'impero austro-ungarico ha fatto nascere lo spritz. Ecco. Non tutte le cose vengono per nuocere, No. vedi? Il piacere che poi è stato creato in quella zona dei bitter Aperol, Barbieri Padova e Select a Venezia
ti dà la forza di ricerca delle persone per far sì che il piacere sia sempre maggiore rispetto a quello che tu stai bevendo in quel momento. Certo. Noi mettiamo ghiaccio. Allora, noi lo facciamo. Normalmente vino bianco o prosecco adesso si fa. Quindi noi aggiungiamo un po' di prosecco, mettiamo del prosecco qui. Ecco. Quindi poi magari se hai un po' di acqua. Vado a prendere l'acqua gasata. Sì. Intanto noi diciamo, per chi vuol prendere nota, abbiamo anche le ricette di questi spritz. La ricetta veneziana, che è quella col select, che è questa, ha 7,5 centilitri di prosecco, Ok. 5 centilitri di select, 2,5 di soda. Ok. Ecco, poi 7,5, 5, 2,5. e aggiungiamo anche un'oliva verde. Sì. Questo è il primo select. Noi non aggiungiamo l'oliva verde, ma lo facciamo così. La ricetta veneta, che è quella padovana, perché oggi Venezia fa parte Sì, del va Veneto. bene, va bene. Ecco. Esatto. Ma la ricetta veneta, perché Perché Padova dicono Veneta, Esatto. Padova. è un terzo di vino bianco, Ok. frizzante, quindi Il prosecco, prosecco, un terzo di bitter, terzo di bitter, che è praticamente l'Aperol, l'Aperol, un terzo e d'acqua, un terzo di acqua frizzante, una fettina di arancio. un terzo di arancio, Un terzo, 4 una terzi. fettina di Ah, arancio. una fettina. La ricetta ufficiale IBA, che praticamente sono quelle ufficiali dove ci sono le iscrizioni di tutti i barman. L'istituto dell'associazione dei bartender. Esatto. Lo cambia leggermente, fa 9 centilitri di prosecco, Sì. 6 centilitri di Aperol. Ok. E soda quindi quanto rapporto- basta. Quindi il rapporto 3 Esatto, un po' più alto. Sì, ok. E quindi quello con l'Aperol è il cocktail, ecco, chiamiamolo così, il cocktail o il long drink ufficializzato nel 2011 dall'IBA. Ok. Quindi se tu vai su tutti i libri dei cocktail, Dovrai trovare Trovi- il 9, 6 Esatto, esatto. E poi la... a cui però si può fare la variante con il bitter Campari. Tenendo però le stesse proporzioni. Esatto, 9, 6 Sei. e la... E la soda quanto basta? quanto basta. Ora, io non ho mai messo la soda per allungarlo, perché se noi mettiamo ghiaccio, Ah, leggermente si allunga. ok. Per questo io non l'ho mai messa. Se invece tu hai tutto freddo, ben ghiacciato, Non hai bisogno. non hai bisogno di ghiaccio, a quel punto un poco di soda ci sta bene. Ah, capito. Ecco, queste sono le leggere varianti. L'unico in cui non lo metteremo è, in cui lo metteremo invece è io sì, il vino, poi perché gli dà Vabbè, ecco, noi adesso lo mettiamo nel vino, così, esatto. così che questa è la ricetta originale della fava. Se vogliamo aggiungiamo la fettina del limone, oppure no, però fa anche scena. Okay. Adesso fammi solamente spostare un po' indietro per essere sicuro Sì. che è Ecco. è in camera. Noi Qua. mettiamo la fettina del limone qui dentro Ok, e adesso facciamo quello con il col select. col select. Mettiamo prima il select. Vedi che il colore è già molto diverso rispetto alla... e poi aggiungiamo il prosecco. Perfetto. Si dà una leggera... Ovviamente tu il misurino ce l'hai negli occhiali. Sì. Questi sono i nuovi occhiali Apple. Sì, questo fare come- noi per non fare- le diamo una leggera girata, ma non molto forte, in modo che abbiamo la miscelazione dei due ingredienti, ma rimane sempre con le bollicine Sì, per piacere in bocca. A questo punto, se vuoi aggiungere dell'acqua frizzante, sta a te. A me, non in questo caso per il No, ghiaccio. io non la metterei proprio Per il ghiaccio, perché il ghiaccio. Però le persone che il 4 di luglio
amano questo aperitivo, io consiglio di aggiungere un pochino di soda, perché così diventa più leggero anche per loro e possono bere magari 2 o 3 o 4 3. 5. No, facciamo 2, non esageriamo. Poi andiamo a fare quello Con l'Aperol. che l'IBA ha ufficializzato, Esatto, ok. che è quello con l'Aperol. Ce l'abbiamo giusto. Ovviamente vi rendete conto che la versione con l'Aperol in casa nostra va per la maggiore. No, non lo so io, perché io con l'Aperol non ho. Lo so, però sai, come dire, ci sono altre persone, altri casigliani che casigliano in questa casa, come avrebbe detto il principe, e quindi hanno una preferenza per l'Aperol, diciamo. Un'altra girata, aggiungiamo la fettina dell'arancio. E adesso facciamo quello con il bitter, che possiamo anche aggiungerlo dopo il bitter. Facciamo un'altra versione, stiamo attenti un attimo ad aggiungere il bitter. Perché normalmente si dovrebbe, però si fa così, si dovrebbe spruzzare dopo. E abbiamo anche 3 bellissime gradazioni di colore. Sì, tra le altre cose. Come potete notare, il Select è veramente intenso, più forse dell'Aperol c'è un po' meno. No, sono uguali. Mi sembra che del Campari c'è un po'. No, l'Aperol è ok, il Campari è un po' meno. Il Campari c'è un goccino. Esatto. Perché è più forte come gusto rispetto agli altri due, il Campari è molto più intenso nella sua percezione. Ok. Ecco, questi sono gli spritz da farsi. Ok. Quindi abbiamo il primo, diciamo, senza correttivo, l'originale del Select, abbiamo quello veneto padovano, e poi il Campari. Questo è ancora in voga a Trieste. Aggiungo ancora una cosa particolarissima. Attenzione. Se non vogliono farlo per bicchiere, se hanno una grande bowl, ok, con un pochino di ghiaccio, e vogliono fare una cosa particolare, si può aggiungere o il Select, il bitter, secondo sa loro decidere quale prendere dei 3, mettere in questa bowl un po' di bitter, spumante, una bottiglia, secondo gli invitati, 2 bottiglie, quello che loro vogliono, un magnum con della frutta. Quindi possono aggiungere dei pezzi di arancio, la sangria spritz, no, dei pezzi di arancio e delle pesche, che sono molto piacevoli con il vino bianco. Perfetto. Per non star lì a preparare. Se non vuoi preparare bottiglie bicchiere per bicchiere. Al momento, se lo trovano troppo lungo, aggiungere l'acqua gasata all'ultimo momento nel bicchiere. Ok. Si può fare questo. Perfetto. Adesso noi andiamo ad assaggiare. Questo qua non l'abbiamo miscelato. Abbiamo un solo bicchiere per tutti e due. Quindi sì, però, è mio papà, quindi mi fido. Come puoi notare, adesso che lo berai, è uno spritz molto dissetante. Oh, davvero? È uno spritz, infatti io sono stato un attimo zitto perché lo volevo dire adesso. Lo spritz è fatto in questa maniera, piuttosto che bere, per carità che non ce l'abbiano come quei signori della birra, però la sete, come la toglie lui, non c'è. Perché tra la fetta di limone, esatto, lo sparkling, il frizzante dello spumante, e se aggiungi un pochino di soda dentro, praticamente diventa un ondale dissetante che te ne puoi bere anche un bel bicchierone, perché a quel punto l'alcol è talmente diluito che lo spumante, il prosecco è sui 12 gradi, se aggiungi metà acqua gasata diventa 6 gradi, diventa come una birra, però in bocca è piacevolissimo. E come puoi notare, l'acidità del limone praticamente è inesistente. Sì. Ma c'è il profumo del limone.
Però comunque pulisce molto, no? Sì. Quindi nonostante l'acidità non sia percettibile, Sì. rimane la capacità di Sì, pulire ti il lascia la palato, bocca fresca. fresca. Come quando si percepisce l'acidità, invece prendi un vino che ha ancora Esatto. l'acidità, ti lascia la bocca fresca, no? Perché sono Quindi le non lo bollicine. percepisci, però... Sono le bollicine. Ah, Adesso noi interessante. andiamo. Io direi di iniziare con quello dell'Aperol. Perché vai dalla... Perché, esatto, perché più questo dolce. è dolce come l'Aperol, ma intenso più dell'Aperol si avvicina al Campari. Campari come gusto. Quindi l'Aperol è più delicato Ok. e noi partiamo un attimo con l'Aperol. È un gran bel spritz questo oggi. Puoi sentirlo? Se lo ripetiamo di nuovo, se lo vuoi leggermente meno alcolico, questo già non è molto alcolico, ma se lo vuoi meno alcolico, aggiungiamo dell'acqua minerale o della soda. Sì, lo diciamo. Ok, è molto piacevole, spritz. Ecco, generalmente così, se uno in America chiede in un bar uno spritz, generalmente l'Aperol spritz, perché è quello che hanno. Sì. Anche se hanno il Campari sullo scaffale, Lo devi chiedere. lo devi chiedere. Perché lo Generalmente spritz, te lo conosciuto faranno con l'Aperol. Esatto. Invece tu chiedi lo spritz con il Campari. Esatto. Col Selecta invece è piacevolissimo perché è tra il Campari Mhm. e l'Aperol. È intensissimo ed è piacevolissimo in bocca. È veramente fantastico col Selecta. Molto interessante. I fratelli Pilla crearono veramente qualcosa di molto molto interessante. particolare. È molto interessante. E adesso arriviamo al mio preferito, che è quello con Campari. Ok. Perché, come diceva una vecchiana signora siciliana, meglio campare che morire. Ecco, questo sarà difficile da tradurre. Lo possiamo tradurre, meglio vivere che morire. Sì, però, sai. Intendevo in inglese. Che non me ne voglia tu nessuno, sei un però, Campari. Per me, forse perché oggi ho la mano magica, però direi che sono 3 spritz perfetti. Sì. Anche quel primo. Allora, il mio gusto personale è buonissimo col Campari. Io dico che col Select è il più bilanciato Esatto, dei tre corretti. Sì. È il più bilanciato perché sicuramente ha un po' più della dolcezza che lo fa andare verso l'Aperol, però ha più nervo, Sì. perché probabilmente Ha più carattere. Si avvicina al Campari. nel senso del Campari, quindi secondo me ha il bilanciamento perfetto tra i due. Esatto. Perché vuol dire che tu ti pigli Campari, io mi tengo il Sì, Select, sì, ma io sono- e tanto tu sei contento così e sono contento. Finalmente una win-win. Yes. Ok. Però è che li ho fatti veramente bene. Scusate, Scusate, mi faccio gli ma no, ma te lo dico anch'io, l'hai fatto proprio bene, così. Ecco. Senti che sono bilanciati come gusto, cioè questo è il piacere del bere qualsiasi cocktail o qualsiasi bevanda che tu No, prendi. sempre. Sono bilanciati proprio nei gusti. Ho detto, cioè, hai il misurino negli occhiali. È delicato, Sì. delicato ma con carattere. Sì. Questo è... Però ricordate, se non avete l'Aperol, se non avete il Campari, non avete il Select, ma avete un buon vino bianco o un prosecco in casa, acqua gasata o soda, una fetta di limone e fate un grandissimo spritz. Assolutamente sì, è perfetto. Benissimo per la giornata, Esatto. per la giornata di martedì. È pazzesco, questo è veramente i veneziani. No, davvero. Questa è la prima volta che lo bevo così. No, è veramente piacevole. Sì, è piacevole. Cioè, puoi cominciare a berlo anche uno così, un bianco con acqua gasata, la fetta di limone, fai l'aperitivo. Perfetto. Praticamente non ti dà subito
come dire, l'alcol nella testa, il sangue che ti agita, no, perché te lo bevi ti disseta Sì. allo stesso No, tempo. no, è molto rilassante come. E dirò anche di più, se alla fine del pasto hai un problema, tu prendi il prosecco, aggiungi l'acqua gasata e metti il limone, ti aiuta ancora a digerire questo spritz qui. Va bene, penso che abbiamo dato tutte le informazioni, Sì. una bellissima carrellata di 4 modi diversi per fare lo spritz, che non ce ne vogliono gli americani, comunque potrà essere un decorativo e un cocktail perfetto per festeggiare il 4 luglio, Certo. durante i barbecue. Io vi consiglio di farli perché è piacevole berli in compagnia, molto in compagnia perché portano allegria. Questi long drink si A possono... partire dal colore, Sì, a partire dal colore sono... se non si servono nei calici, perché noi abbiamo fatto come si fa il classico, però è piacevole anche servirlo in un bel tumbler Mhm. con ghiaccio e via dicendo, queste cose qua. Sì. Se poi volete fare una nota di decorazione con il rosso, una fogliolina di menta o anche una foglia di basilico, dal bianco, il rosso, il bianco del ghiaccio, il rosso e il verde. Ma forse non per il 4 di luglio. No, perché no. C'è qualcosa di blu? C'è qualcosa di blu per il 4 di luglio? Da mettere... No, non ci sono verdure che sono sul blu. Vabbè, Sì, no, andrebbe stavo cercando qualcosa per farlo. No, potrebbero fare un ghiaccio. patriottico. Potrebbero fare un ghiaccio Un ghiaccio blu. fanno un ghiaccio Faccio blu bianco, e bianco, un ghiaccio blu Voilà. e via. Perfetto, Esatto. si può fare. Si fanno dei ghiaccioli blu e bianchi con il rosso, sono a posto. Bellissimo, questa è un'idea fantastica. Sono a posto. Signori, Ma che genio che c'ho in casa. Perfetto. ma non lo sapevo, per questo. No, dammene... Allora, scusami, Se a questo prendiamo- punto allora prendo questo qui. Signori, Signori, Buon a 4 voi luglio. buon 4 di luglio. da Bruno, E Andrea, bye bye. bye bye.